Honda CB 1100EX. Eccola qui, la versione 2017. Aspetto anni 70 con uno styling rivisto secondo i canoni più moderni e soprattutto una costruzione moderna, e questa è la ricetta della Honda CB 1100EX versione 2017. Il disegno ricorda fedelmente la versione del 2014, quella che appunto introdusse le ruote a raggi e il doppio terminale di scarico. Chiaramente qua ci sono alcune novità importanti perché questa moto è omologata Euro 4, quindi questo ha richiesto alcuni interventi a livello meccanico. In particolare, visto che siamo da questo lato, i nuovi terminali di scarico sono più corti, hanno un diametro ridotto e soprattutto un peso ridotto di 2,4 kg. Naturalmente è cambiata anche la parte di aspirazione, sempre per avere la possibilità dell'omologazione Euro 4. Tra le novità del modello 2017 partiamo proprio dall'avantreno. Ci sono i cerchi che hanno un numero differente di raggi, scendono da 48 a 40. C'è una nuova forcella Showa con valvola dual bending, quindi un nuovo sistema di regolazione dell'idraulica che ricorda un po' il funzionamento delle valvole a cartucce ma con una costruzione più semplice. Questa forcella è sempre regolabile nel precarico molla, ma non nella parte idraulica, così come gli ammortizzatori che hanno la regolazione per il precarico della molla. Già che siamo da questo lato, vedete anche c'è un nuovo copricatena in alluminio e più in generale la moto è stata costruita con maggior cura rispetto al modello precedente. Le fiancatine sono in alluminio satinato, il serbatoio in acciaio ha le saldature non in vista, il tappo a filo e la strumentazione ovviamente non può essere che di tipo classico, quindi con i due elementi circolari per tachimetro e contagiri e con al centro un display multifunzione che informa anche sulla marcia inserita. I comandi elettrici sono di impostazione moderna e molto semplice. La leva della frizione che ha il comando idraulico è regolabile e regolabile è anche la leva del freno anteriore. E già che parliamo di freni, ricordiamo che qua il diametro dei dischi è 296 mm, le pinze Nissin sono a 4 pistoncini, l'ABS è a 2 canali. Per quanto riguarda il motore è confermata la potenza di 90 cavalli a 7500 giri e la coppia massima di 9 kg a 5500. Il cambio è a 6 marce. L'alternatore è a sinistra dell'albero motore come si usava sui vecchi motori, ma qui vedete è decisamente più stretto che in passato. Ci sono poi questi tubi paramotore in acciaio a protezione proprio del carter. La distribuzione è bialbero 16 valvole come sui vecchi CB750, 900 e 1100 costruiti a cavallo fra gli anni 70 e 90. La lettatura dei cilindri vedete è molto sottile, questo è stato possibile grazie a un sistema di fusione alquanto moderno che un tempo non c'era. Il telaio chiaramente è un doppia culla in tubi di acciaio e il motore è su supporti elastici. Altra caratteristica del motore è il contralbero di equilibratura. A livello di finitura vedete anche gli attacchi del faro sono in alluminio satinato e la calotta è cromata. Tipicamente anni 80 la coppia di avvisatori acustici che fa il paio con la forma tonda del faro, con la forma rotonda ancora degli indicatori di direzione e delle calotte degli strumenti. L'impianto di scarico 4 in 2 e collettore a doppia parete per evitare appunto che si scoloriscano i collettori. I parafanghi sono in acciaio cromato. E alla fine la moto pesa 255 kg con il serbatoio pieno, al cavalletto centrale chiaramente di serie. Sono 3 le colorazioni previste per la CB 1100EX, il rosso che vedete qui, giallo e bianco, e la colorazione interessa unicamente il serbatoio perché la fiancatina rimane sempre color alluminio. Il prezzo è di 13.200 euro. L'impostazione di guida della CB 1100EX ricorda molto la versione precedente. La posizione di guida è praticamente la stessa rispetto alla nuova RS, il manubrio qui è un pochino più alto, le pedane sono un po' più lontane dal piano sella. È una moto quindi da una guida un pochino più turistica, sospensioni un po' meno rigorose ma più confortevoli. Quindi la differenza è questa, è veramente una classica più legata all'andatura più da passeggio, eppure la EX ha comunque un bel fascino perché forse da un punto di vista proprio dinamico si avvicina ancora di più allo stile
estetico, ricorda ancora di più le moto di una volta, e questo sicuramente perché la ruota da 18 un pochino più stretta, la gomma un po' più alta, ha una reazione un pochino differente. Anche la stessa attaratura della forcella da 41 contro quella da 43 dell'RS è un pochino più soffice, più confortevole. Lo stesso dicasi per gli ammortizzatori. Questa moto ha regolabili sospensioni solamente per il precarico e non per la parte idraulica. Anche sulla EX c'è la nuova forcella Showa dotata di nuove valvole dual bending che permettono un funzionamento più rigoroso, soprattutto alle alte velocità di scorrimento dell'olio, sia in compressione che in estensione. Dal punto di vista meccanico il motore è quello che conosciamo. Le differenze ci sono perché questa appunto è una moto Euro 4, quindi forse ha perso un pochino più di prontezza ai bassi, ma il lato positivo di questa moto rimane sempre questa bellissima erogazione ai medi regimi. Vedete, stiamo guidando con marce abbastanza lunghe per quello che è il percorso e a giri bassi, e non c'è assolutamente bisogno, guardate questa ripresa da giri molto bassi. E quindi questo significa avere uno stile di guida decisamente rilassato, piacevole. Il fatto di avere un assetto un pochino più rialzato ovviamente dà una guida più comoda, confortevole, meno dinamica però. Lo sterzo quindi è un pochino meno preciso rispetto alla RS, per cui però la cosa insomma, è abbastanza chiara, perché quella è una moto destinata a un pubblico che vuole qualcosina di più dal punto di vista ciclistico. Quest'altra appaga molto l'aspetto estetico chiaramente, ma anche dal punto di vista funzionale si rifà a moto del passato, tranquille, soprattutto a motociclisti forse del passato, quindi che hanno un approccio più diciamo moderato nella guida. Le ruote da 18 sono sicuramente belle esteticamente, in più montano gomme strette e quindi questo dà una buona maneggevolezza all'avantreno ma è anche al retrotreno, quindi la moto scende molto rapidamente in curva. Poi non ha chiaramente un appoggio paragonabile a quello dell'RS, ma sinceramente non se ne sente bisogno alle andature normali, anzi i pneumatici di primo equipaggiamento hanno un grip più che buono. Il peso che si avverte in manovra una volta in movimento si ridimensiona parecchio. Ovviamente parliamo di una stradale classica e quindi il ritmo di guida deve essere adeguato a questo stile. Ciò non toglie che una buona elasticità del motore aiuta parecchio in certe situazioni. L'affondamento in staccata chiaramente è avvertibile, però non è così repentino come potete vedere. Una moto da gustare quando si va a passeggio, ma anche se si vuole un pochino dare un po' di gas, insomma, qualche piccola soddisfazione uno se la può anche togliere. Le pedane non sono estremamente alte da terra e quindi un pochino toccano, ma chi se ne frega, diciamo, tanto con questa moto va bene, anzi anche questo ci riporta un po' indietro agli anni 70.